Immagina di entrare in un ristorante di lusso, dove l'eleganza si respira in ogni dettaglio, ma cosa succede quando l'apparenza inganna e la vera nobiltà d'animo si scontra con la superficialità? Questa è la storia di un pranzo che ha cambiato per sempre la reputazione di uno dei locali più esclusivi di Milano. Ciao, sono Rossana e ti invito a seguire questa storia commovente, ricca di colpi di scena e di gratitudine che ti terrà incollato allo schermo fino all'ultimo istante. Non perderti i prossimi sviluppi. Il sole di maggio filtrava attraverso le ampie vetrate del ristorante La Corte dei Fiori, uno dei locali più esclusivi di Milano. I tavoli erano apparecchiati con tovaglie bianche immacolate, argenteria lucida e bouquet di rose fresche che profumavano l'ambiente con la loro fragranza delicata. Nonna Maria Colombani, 75 anni, capelli grigi corti, indossava il suo completo migliore. Le sue mani sudavano mentre osservava nervosamente l'elegante sala da pranzo. «Scusi, signora», disse bruscamente il cameriere principale, Michele Porteni, un uomo sulla quarantina dall'aria altezzosa. Il suo completo nero sembrava impeccabile, ma i suoi occhi freddi tradivano un'arroganza che mal si addiceva al servizio clienti. «Ha una prenotazione?» «Sì, certo», rispose Maria con voce gentile ma incerta. «Ho prenotato per 2 persone alle ore 13. Il cognome è Colombani». Michele consultò il registro con teatrale lentezza, scorrendo le pagine con il dito mentre altri clienti elegantemente vestiti lo osservavano con curiosità crescente. Il ristorante era frequentato da imprenditori, avvocati e personalità di spicco della città, tutti abituati a un certo livello di raffinatezza. «Non trovo nessuna prenotazione a questo nome», dichiarò Michele alzando la voce più del necessario. «È sicura di aver chiamato proprio qui?» Il viso di Maria si colorò di rosso. «Sono certa. Ho chiamato ieri mattina. Ho persino scritto l'indirizzo su un foglietto». Frugò nella borsa, estraendo un pezzo di carta stropicciato con la calligrafia tremula ma precisa. «Signora, questo è un ristorante per clienti. Selezionati», continuò Michele con tono sprezzante, notando l'abbigliamento semplice della donna. Forse si è confusa con qualche trattoria del centro. Gli altri avventori iniziarono a mormorare e a lanciare occhiate di disapprovazione. Una coppia elegante al tavolo vicino sussurrava commenti poco lusinghieri, mentre un gruppo di businessmen interrompeva la propria conversazione per osservare la scena. «Per favore», implorò Maria, la voce che iniziava a tremare. «È il compleanno di mia nipote Sofia. Lei sta arrivando da Roma proprio per questo pranzo. Ho risparmiato per mesi per poterla portare in un posto speciale». «Ascolti, nonna», disse Michele con condiscendenza, «perché non prova il bar dell'angolo? Sono sicuro che troverà qualcosa più adatto alle sue possibilità». Le lacrime iniziarono a bagnare gli occhi di Maria. 50 anni di lavoro onesto come sarta, una vita dedicata alla famiglia, e ora si trovava umiliata davanti a sconosciuti che la giudicavano per il suo aspetto. La sua dignità sembrava sgretolarsi come un castello di sabbia sotto la pioggia. «Nonna!» Una voce giovanile risuonò dall'ingresso. Sofia Colombani, 25 anni, capelli castani raccolti in una coda, indossava jeans e una camicetta semplice. Era appena scesa dal treno e aveva corso per non fare tardi. «Scusa il ritardo. Il treno ha avuto un ritardo di 20 minuti». Sofia notò immediatamente l'espressione addolorata della nonna e l'atmosfera tesa che circondava il banco dell'accoglienza. «Nonna, tutto bene?» Io... Maria non riusciva a trovare le parole, troppo imbarazzata per spiegare l'umiliazione appena subita davanti alla nipote che amava più di tutto al mondo. Sofia abbracciò delicatamente la nonna, sentendo la tensione nel suo corpo fragile. «Che cosa è successo?» chiese con voce ferma, lanciando uno sguardo interrogativo verso Michele Porteni. «Signorina, sua nonna sostiene di aver fatto una prenotazione, ma non risulta da nessuna parte», spiegò Michele mantenendo il tono professionale ma freddo. «Ho già suggerito alcune alternative più appropriate». «Alternative?» Sofia sentì la rabbia montarle dentro. «Mia nonna ha 75 anni e ha lavorato tutta la vita. Ha diritto al rispetto quanto chiunque altro qui dentro». Gli altri clienti continuavano a osservare la scena con interesse morboso. Al tavolo accanto, una signora con gioielli vistosi sussurrava al marito: «Davvero non capiscono che questo non è posto per loro?» Dall'angolo della sala, un uomo sulla sessantina osservava attentamente la situazione. Leonardo Bellavista era seduto da solo al suo tavolo abituale, vestito con un completo grigio scuro di ottima fattura, ma senza ostentazione.
I suoi capelli brizzolati erano pettinati con cura e i suoi occhi azzurri brillavano di un'intelligenza acuta. Leonardo era il proprietario di una delle più importanti aziende tessili d'Italia, la Tessiture Bellavista, un impero costruito in 40 anni di lavoro instancabile. Nonostante la sua ricchezza, aveva sempre mantenuto un profilo discreto e valori saldi, ricordando le sue origini umili in un piccolo paese della Toscana. Mentre osservava la scena, qualcosa nel volto di Maria lo colpì profondamente. C'era qualcosa di familiare in quella donna, nei suoi lineamenti delicati e nella sua espressione dignitosa, nonostante l'umiliazione. Per favore, signora, continuò Michele con impazienza crescente, capirà che non possiamo fare eccezioni. Questo è un locale di alto livello. Alto livello? Sofia alzò la voce, attirando l'attenzione di tutta la sala. Il vero alto livello si misura dalla gentilezza e dal rispetto, non dal prezzo del menù. Leonardo si alzò lentamente dal suo tavolo. I suoi passi erano decisi ma misurati mentre si avvicinava al gruppo presso l'ingresso. Gli altri clienti lo riconobbero immediatamente. La sua presenza discreta ma autorevole era nota negli ambienti milanesi dell'alta società. «Scusate l'intromissione», disse Leonardo con voce calma ma ferma. «Credo ci sia stato un malinteso». Michele si irrigidì immediatamente riconoscendo uno dei clienti più importanti del ristorante. «Dottor Bellavista, c'è qualcosa che posso fare per lei?» «Sì», rispose Leonardo, il suo sguardo fisso su Maria. «Vorrei offrire il mio tavolo a queste signore. È evidente che meritano un trattamento migliore di quello che stanno ricevendo». Un silenzio imbarazzato calò sulla sala. Gli altri avventori smisero di mangiare, curiosi di vedere come si sarebbe sviluppata la situazione. Michele impallidì, rendendosi conto di aver potenzialmente offeso uno dei clienti più influenti. «Dottor Bellavista, non c'è bisogno. Posso certamente trovare una soluzione», balbettò Michele, improvvisamente molto meno sicuro di sé. Ma Leonardo non lo stava ascoltando. Si era avvicinato a Maria e la guardava intensamente, come se stesse cercando di risolvere un enigma che lo tormentava da anni. Leonardo Bellavista si fermò a pochi passi da Maria, il cuore che gli batteva forte nel petto. I ricordi affluivano come un fiume in piena, portando con sé immagini di 40 anni prima che credeva sepolte per sempre. «Signora Maria Colombani?» chiese con voce tremula, quasi incredulo. Maria alzò lo sguardo, sorpresa che questo distinto signore conoscesse il suo nome. I suoi occhi si posarono sul viso di Leonardo, studiandone i lineamenti che il tempo aveva segnato, ma non trasformato completamente. Lentamente un bagliore di riconoscimento attraversò il suo sguardo. «Leonardo?» sussurrò, la voce appena percettibile. «Leonardo Bellavista, il piccolo Leonardo del paese». L'intera sala trattenne il respiro. Sofia guardava confusa tra la nonna e quest'uomo elegante che sembrava conoscerla. Michele Porteni era diventato pallido come un cencio, rendendosi conto che aveva appena umiliato qualcuno che evidentemente aveva un legame importante con il cliente più influente del ristorante. «Sì, sono proprio io», confermò Leonardo, gli occhi che si inumidivano di emozione. «Lei è la sarta che mi salvò la vita quando avevo 8 anni». Leonardo si voltò verso gli altri clienti, che ora pendevano dalle sue labbra. 40 anni fa ero un bambino povero in un piccolo paese della Toscana. Mia madre era morta. Mio padre lavorava nei campi dalla mattina alla sera. Non avevamo nulla. La sua voce si fece più forte, carica di gratitudine e commozione. Era inverno, un inverno terribile. Non avevo vestiti caldi, andavo a scuola con scarpe bucate e camicie strappate. Gli altri bambini mi prendevano in giro. Maria si portò una mano al cuore, i ricordi che tornavano vividi. Il piccolo Leonardo, sempre così educato nonostante tutto, questa donna, continuò Leonardo indicando Maria con profondo rispetto, notò le mie condizioni. Senza dire nulla a nessuno, senza farmi sentire in imbarazzo, iniziò a cucirmi vestiti nuovi. Li lasciava sulla soglia di casa nostra durante la notte, con un bigliettino che diceva semplicemente «Per Leonardo, con affetto». Sofia guardava la nonna con occhi spalancati, scoprendo un lato della sua storia familiare che non aveva mai conosciuto. Gli altri clienti del ristorante, che poco prima mormoravano con disprezzo, ora ascoltavano in silenzio religioso. «Per 3 anni», proseguì Leonardo, la voce che si incrinava, «mi ha vestito, mi ha dato dignità. Non solo vestiti, ma fiducia in me stesso. Quando crescevo troppo per un capo, ne trovavo magicamente uno nuovo della misura giusta.
Maria asciugò una lacrima. Eri un bambino così buono, Leonardo. Meritavi di più di quello che la vita ti aveva dato fino a quel momento. Un giorno andai nel suo laboratorio di sartoria, continuò Leonardo, ora rivolgendosi direttamente a lei. Volevo ringraziarla, mi disse qualcosa che non ho mai dimenticato. Leonardo, un giorno sarai grande e importante. Quando accadrà, ricordati sempre di essere gentile con chi ha meno di te. Leonardo si voltò verso Michele Porteni, che stava tremando visibilmente. Questa donna mi ha insegnato più sui valori della vita di qualsiasi scuola o università, e voi l'avete trattata come se fosse nessuno. Il silenzio nella sala era assordante. Alcuni clienti abbassarono lo sguardo, imbarazzati per il loro comportamento precedente. La signora, con i gioielli vistosi, si nascose dietro il menù, mentre suo marito tossicchiava nervosamente. «Signora Maria», disse Leonardo, prendendo delicatamente le sue mani rugose tra le sue, «mi permette di ricambiare, dopo tutti questi anni, la gentilezza che ha mostrato a un bambino povero?» Le lacrime scorrevano liberamente sul viso di Maria mentre stringeva le mani di Leonardo. Si voltò verso Michele Porteni, che stava sudando copiosamente, nonostante l'aria condizionata del ristorante. «Signor Porteni, voglio che prepari il tavolo, migliore per la signora Colombani e sua nipote. Il pranzo è ovviamente offerto dalla casa». «Certamente, dottor Bellavista», balbettò Michele rendendosi conto della gravità della sua situazione. «Subito, signore». «E Michele», aggiunse Leonardo con tono severo ma non cattivo, «voglio che si scusi sinceramente con la signora Maria e che impari una lezione importante. La vera classe non si misura dai vestiti che si indossano o dal denaro che si ha in banca, ma dal rispetto che si mostra agli altri». Michele si avvicinò a Maria con il capo chino. «Signora Colombani, le chiedo umilmente scusa per il mio comportamento inaccettabile. Non ho scusanti per come l'ho trattata, mi dispiace profondamente». Maria, con la generosità d'animo che l'aveva sempre contraddistinta, posò gentilmente una mano sul braccio del giovane cameriere. «Tutti commettiamo errori, figliolo. L'importante è imparare da essi». Leonardo si rivolse poi all'intera sala. «Signore e signori, permettetemi di presentarvi una delle persone più straordinarie che abbia mai conosciuto, Maria Colombani, una donna che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri senza chiedere nulla in cambio». Alcuni clienti iniziarono ad applaudire, lentamente all'inizio, poi con crescente calore. La signora con i gioielli si alzò per prima, seguita dal marito e da tutti gli altri presenti. L'applauso riempì la sala, trasformando l'atmosfera da imbarazzata a commossa. Sofia abbracciò la nonna con gli occhi lucidi. «Nonna, non mi avevi mai raccontato di tutto questo». «Erano tempi diversi, cara», rispose Maria con modestia. «Si faceva quello che si doveva fare, senza aspettarsi riconoscimenti». Leonardo chiamò il proprietario del ristorante, Antonio Merisetti, un uomo distinto sulla cinquantina. «Antonio, voglio che da oggi la signora Colombani e la sua famiglia abbiano sempre un tavolo riservato qui. È un onore averla come ospite». «Sarà fatto immediatamente, dottor Bellavista», rispose Antonio, che aveva assistito a tutta la scena con crescente rispetto per l'anziana signora. Durante il pranzo, Leonardo raccontò a Sofia la storia completa di come sua nonna aveva cambiato la sua vita. «Dopo aver lasciato il paese per andare all'università, ho sempre cercato di ritrovarla per ringraziarla. Ma il suo laboratorio aveva chiuso e nessuno sapeva dove fosse andata. Ci trasferimmo a Milano quando sposai il nonno», spiegò Maria. «Lui trovò lavoro in una fabbrica e io continuai a cucire per le famiglie del quartiere». «Ha continuato ad aiutare gli altri per tutta la vita, vero?» chiese Leonardo. Sofia annuì con orgoglio. «La nonna ha sempre cucito vestiti gratis per le famiglie in difficoltà del nostro quartiere. Anche ora che è in pensione, ripara gratuitamente gli abiti dei bambini poveri». Leonardo sorrise, non sorpreso affatto. Alcune persone hanno la gentilezza nel cuore. È un dono raro e prezioso. Prima di separarsi, Leonardo scrisse il suo numero di telefono su un biglietto da visita. «Signora Maria, la prego, se ha mai bisogno di qualsiasi cosa, mi chiami. È il minimo che possa fare». «Leonardo», disse Maria con tenerezza, «sei diventato l'uomo che speravo diventassi. Questo è il regalo più bello che potessi ricevere». Mentre le due donne lasciavano il ristorante, tutti i presenti si alzarono in segno di rispetto. Michele Porteni le accompagnò personalmente alla porta, ringraziandole ancora per la lezione di umanità ricevuta. Quella storia si diffuse rapidamente nei circoli milanesi, diventando un esempio di come la vera eleganza risieda nella gentilezza e nel rispetto reciproco.
E da quel giorno la Corte dei Fiori divenne famoso non solo per la sua cucina raffinata, ma anche per l'atmosfera di rispetto e dignità che regnava tra le sue mura. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like e iscriverti per non perdere i prossimi racconti. Arrivederci al prossimo video.